Nel 1350, ciò che oggi è conosciuta come la idilliaca campagna francese era un inferno in terra. Per più di 15 anni il popolo aveva sofferto per mano degli invasori inglesi. Non potevano sapere che questa guerra sarebbe durata per altri 100 anni. Ma in questo crogiolo di battaglie, carestie e pestilenze, sarebbe nata la nazione moderna della Francia. Il re d'Inghilterra Edoardo III restava a guardare con invidia. Desideroso di avere la Francia per sé, aveva aggiunto il giglio, il simbolo della Francia, al proprio stemma reale. Questa fu una vera e propria dichiarazione di guerra. E nel 1337 invase la Francia. Ma la Francia aveva già un re, Filippo VI. Mentre gli inglesi si facevano largo con il fuoco, l'esercito di Filippo e i suoi cavalieri marciavano verso di loro e giunsero di fronte agli archi lunghi inglesi. Un'arma semplice, ma la più devastante che i cavalieri avessero mai visto. Gli eroi della Francia perirono nella tempesta di frecce inglesi. La guerra travolse la campagna francese. Nel 1351 il conflitto si spostò in Bretagna. Una battaglia spicca fra tutte come espressione spettacolare di cavalleria e come simbolo del conflitto più ampio tra le due nazioni nemiche. Il combattimento dei 30 è ancora celebrato qui in Bretagna. Fu una disputa tra due famiglie locali, supportate dalle fazioni opposte nella guerra. I comandanti francese e inglese risolsero la diatriba con uno scontro cavalleresco. Ognuno avrebbe scelto 30 campioni per combattere in campo neutro. La Francia si preparava a difendersi contro i migliori campioni d'Inghilterra. Dopo la vittoria del combattimento dei 30, la Francia subì delle razzie devastanti per mano del principe nero d'Inghilterra. Ma il re Giovanni di Francia si stava avvicinando. Giovanni raggiunse gli inglesi vicino alla città di Poitiers nel settembre del 1356. L'esercito francese contava migliaia di uomini in più di quello inglese. Re Giovanni prese parte alla battaglia, ma quella che sembrava una vittoria certa per la Francia si trasformò presto in un incubo. Gli archi lunghi inglesi devastarono l'esercito francese. Una pioggia di frecce distrusse la forza principale. Poi gli inglesi catturarono Re Giovanni e la battaglia finì. La battaglia di Poitiers fu un'altra catastrofica sconfitta per i francesi. Gli inglesi distrussero la maggior parte della nobiltà francese in un solo giorno e rivolsero l'attenzione su un altro bersaglio, la capitale, Parigi. Gli invasori marciarono incontrastati su Parigi. I resti delle mura medievali di Parigi sono visibili ancora oggi. Gli inglesi si avvicinavano e gli abitanti del posto, terrorizzati, cercarono riparo dietro le mura. La capitale della Francia avrebbe resistito alla potenza micidiale del principe nero.
Le mura di Parigi resistettero contro la carica inglese. Re Edoardo d'Inghilterra e il principe nero abbandonarono l'assedio. Marciarono verso Chartres per tentare la fortuna e conquistare un obiettivo meno arduo. Ma prima di poter attaccare, una violenta tempesta colpì l'esercito. Uccidendo 1000 soldati inglesi in un turbinio di grandine e venti gelidi. Per Edoardo, questo disastro del lunedì nero era una punizione divina, un segno che era il momento di fermare la guerra e di stipulare la pace con il re Giovanni di Francia. Ma anche quando fu raggiunta la pace tra i due re, il popolo di Francia continuò a vivere tra tumulti e spargimenti di sangue. Tra il 1358 e il 1370, la Francia era nel caos. Le rivolte contadine, le bande di mercenari scatenati e la guerra civile sconvolsero la nazione. I contadini insorsero in una ribellione, uccidendo i loro signori e scatenando il caos. Anche gruppi di mercenari vagavano per il paese. Conosciuti come routier, erano stati reclutati dagli inglesi per combattere contro i francesi, ma poi erano stati congedati una volta raggiunta la pace. Saccheggiavano e distruggevano sistematicamente le città di tutta la Francia. E con re Giovanni prigioniero in Inghilterra, suo figlio Carlo il Delfino doveva affrontare attacchi interni da parte dei nobili francesi. Completamente circondate, le forze del Delfino dovevano riottenere il controllo della loro nazione. Dopo aver eliminato ribelli e predoni a Courcelles, re Carlo V doveva affrontare un'ultima minaccia alla Francia: gli invasori inglesi. Giunsero voci che l'esercito inglese era debole e sparpagliato, diviso da lotte interne. Il re guidò velocemente il suo esercito all'inseguimento del vecchio nemico della Francia, a Pont-Valon. La Francia ottenne una vittoria schiacciante nella battaglia di Pont-Valon. Per gli inglesi questa fu la prima sconfitta totale dall'inizio della guerra. Ma il trionfo fu di breve durata. L'Inghilterra trascorse i successivi 60 anni accumulando territori francesi attraverso alleanze e vittorie durante grandi battaglie, come quella di Azincourt. Sembrava che nulla potesse fermare l'Inghilterra. Chi allora avrebbe potuto prevedere che una ragazza adolescente stava per cambiare il corso della storia? Nel 1429 la Francia navigava in cattive acque. Ciò era ancora più evidente se si osservava la città assediata di Orléans. La città era circondata da forti controllati dagli inglesi. Ma a pochi giorni di viaggio, qui, a Chinon, c'era un potenziale aiuto. Il principe reale francese, il Delfino Carlo, era rintanato nella sua fortezza e sotto pressione per andare in soccorso di Orléans. Mentre Carlo esitava, una giovane contadina si presentò a corte. Il suo nome era Giovanna d'Arco. Affermava di aver avuto delle visioni sacre e che aveva un compito divino: aiutare Carlo a diventare re
e scacciare gli inglesi dalla Francia per sempre. Carlo era scettico, ma ben presto si convinse delle sue visioni. Incaricò questa ragazza 17enne di una missione quasi impossibile: liberare Orléans. Per Giovanna, questo fu il primo passo verso il compimento del suo destino divino. Nell'aprile del 1429, cavalcò da Chinon in testa al suo esercito per affrontare l'odiato nemico della Francia. Giovanna d'Arco aveva liberato Orléans e messo in fuga l'esercito inglese. Tuttavia, durante la ritirata, gli inglesi divennero un ostacolo per il delfino Carlo. La strada tra Chinon e Reims, luogo dell'incoronazione, doveva essere libera. Vicino a Patay, gli inglesi cercarono di riorganizzarsi, ma Giovanna d'Arco e l'esercito francese erano vicini. La battaglia di Patay fu un disastro per gli inglesi. La Francia eliminò i suoi arcieri e scacciò le forze inglesi dalla valle della Loira. Ora, per Giovanna d'Arco e il Delfino, la strada per Reims era libera. La pulzella di Orléans cavalcò con il Delfino per le strade ed era al suo fianco quando venne incoronato Re Carlo VII di Francia. Ma meno di 2 anni dopo, Giovanna venne catturata in battaglia, venduta agli inglesi e processata per eresia. Trascorse 6 mesi in un sotterraneo in attesa della sentenza. Re Carlo, che doveva la sua corona a Giovanna, non mosse un dito per liberarla. Fu condannata a morte. Il 30 maggio del 1431, Giovanna d'Arco fu portata qui, nella vecchia piazza del mercato di Rouen, dove venne arsa sul rogo. Aveva 19 anni. Ma ciò che Giovanna aveva iniziato non poté essere negato. Le sue vittorie furono le prime di una serie di successi per la milizia francese. La libertà era a portata di mano. Grazie al comando dei 2 fratelli, Jean e Gaspard Bureau, l'esercito francese divenne esperto nell'uso dell'artiglieria, trasformandolo in una forza combattente moderna e disciplinata. Nel 1448, Re Carlo era pronto a una mossa importante contro gli inglesi. Giurò di riconquistare la Normandia. Grazie alla forza esplosiva dei cannoni, i francesi erano vicini alla vittoria di questa guerra lunga un secolo. Ma in un ultimo tentativo di ottenere il potere, gli inglesi inviarono un nuovo esercito con i loro archi lunghi ben collaudati. Formigny sarebbe stata una prova di forza tra il vecchio e il nuovo per determinare il destino della Francia. Presso Formigny, il rombo dei cannoni suonò la condanna a morte delle ambizioni inglesi in Francia. Re Carlo e i fratelli Bureau non allentarono l'offensiva e nel 1453 gli inglesi si ritirarono oltre la Manica. La Francia era finalmente in pace.
Erano trascorsi più di 100 anni da quando le prime incursioni inglesi a cavallo avevano dato fuoco al paese. Gli iconici cavalieri francesi che combatterono in quei primi giorni non avrebbero riconosciuto il loro stesso esercito un secolo dopo. Gli archi lunghi inglesi, un tempo il flagello della Francia, negli ultimi anni della guerra non erano più all'altezza dell'artiglieria francese. E nel 1453 i confini della Francia erano molto diversi. Includevano territori una volta rivendicati dall'Inghilterra e dai suoi alleati. Dopo aver sopportato un secolo di conflitti, la Francia emerse come una nazione trasformata. La regione e il popolo avevano resistito e si erano riuniti in un reame in grado di difendersi. Contro ogni previsione, la Francia aveva vinto la guerra dei 100 anni.